Ciao a tutti, amici di SBAM. Io sono Andreas Kukkinen e stasera sono molto emozionato perché finalmente io ho trovato due grandi modelli di guardia civile finlandese per mia collezione. Abbiamo un bellissimo M28 e la sua versione migliorata, l'M2830. Io da tanto tempo che cercavo di trovare soprattutto questo fucile, ma per botta di culo io ho trovato anche questo, che forse, anzi probabilmente, è ancora molto più raro. Questi sono fucili che ho combattuto guerra di inverno e anche guerra di continuazione. Iniziamo a parlare da questo, perché sarebbe questo il capostipite, il modello principale. Questa è giusto sua migliorazione. Questo fucile M28 nasce, come dice nome, in 1928 e nasce perché guardia civile finlandese in anni 20 ancora armata con fucili M24. M24 a sua volta è miglioramento di fucile M91 Mosin Nagant, ancora su modello di fucile lungo di prima guerra mondiale. Quando nel 1927 esercito finlandese adotta fucile M27, quindi modello completamente diverso da M91, grande rivoluzione, la Guardia Civile dice che cazzo, noi volere fucile migliore anche noi. Ma i tecnici dicono di aspettare. Perché? Perché vedono che M27, prime varianti, primi prototipi, ha molti problemi, soprattutto con legno, fessurazione, legno che si spacca, fascette insoddisfacenti. Quindi Guardia Civile aspetta un anno e vedere come esercito risolve problemi, in modo che quando Guardia Civile adotta suo modello migliorato ha già capito come e dove risolvere problemi. Più precisamente, avete già visto i nostri vecchi video M27 finlandese, quindi se non vi ricordate andate a vedere. M28 si può dire che M28 sia versione migliorata di M27, sostanzialmente uguale, molto simile, ma migliorato comunque. Migliorato in che modo? Intanto abbiamo fascetta involata, che è stato grande problema di primi modelli, prime versioni di M27, nasce già perfetta, è un ottimo sistema, molto robusto, non dare tanti problemi come prime varianti di M27 che ho dovuto cambiare tanto. E alzo, vedete che presenta una maniera diversa di attaccare placchetta di correzione. Qui invece che essere avvitata da dietro è avvitata da sopra e la piastra è piegata a 90 gradi, quindi staccare meno facilmente. Ma per il resto vedete che non ci abbiamo grandi differenze. Canna è uguale, stessa canna pesante come M27 per dare più stabilità, di precisione, più resistenza a riscaldamento. Come vediamo è inutile dire che girare tanto intorno. Stessa cosa di M27, azione di Mosin, otturatore di Mosin e serbatoio di Mosin, mantenuto tutto uguale, riciclato, su canna cambiata e calciatura completamente diversa. Guardiamo nello specifico il nostro modello di stasera, che posso dire che è probabilmente il pezzo più originale, più genuino di mia collezione. Bellissimo questo fucile. Cosa che salta subito all'occhio è calciatura molto scura e soprattutto è intera, non è in due pezzi. Come vedete, calciature finlandesi sempre avere giuntura qui, fatta di varie forme, di varie angolature, di intagli. Questa non ha intagli. Come mai? Perché questa calciatura derivare da Mosin americano
infatti vedete il notch è molto scuro, è semplicemente preso calciatura di Mosin, Westinghouse o Remington e modellata, sagomata e per ottenere questa. Quindi qua vedete che è diverso solo copricanna. Poi, cosa poter vedere di molto interessante? Intanto marchiatura su camera di cartuccia, vedete che SI, iniziali di guardia civile, Soljesuskantain Iliesikunta, e qui abbiamo anche numero di distretto di guardia civile. Ogni distretto di guardia civile aveva numero di identificazione e qua tu puoi trovare, io devo ancora ricercare questo numero perché voglio capire dove era questo fucile. E marchio ticca, questa è ulteriore rarità di rarità, perché se M28 modello molto raro, la quasi totalità di M28 che si trova hanno canna fatta dalla SIG svizzera, come M24, alcuni M24. Questi è uno dei pochi fatti dalla ticca. Generalmente tu puoi trovare 2/3 canna SIG e 1/3 di M28 canna ticca. Questo è canna ticca, molto raro. Molto fortunato ad aver trovato questo fucile. Cosa possiamo dire ancora? M28 era ottimo fucile, buono fucile, ma poteva ancora essere migliorato. In particolare, cosa tutti lamentare? Tutti lamentare che alzo, ancora legato ad alzo Konovalov russo, nonostante modifiche di placchetta riportata e tutto, era ancora alzo molto complicato da usare, incrementi di alzo molto grossolani. Quindi qua cosa salta fuori? Salta fuori capitano di guardia civile Harry Mansner ha idea geniale. Idea geniale è creare questo alzo Mansner, micrometrico, con aggiustamenti minimi di 25 metri in 25 metri, quindi è un alzo molto fine come incrementi. Quindi cosa si decide? Si decide intanto di montare questo alzo e convertire vecchi M28 cambiando solo alzo e montando una piccola modifica su caricatore per diminuire possibilità di inceppamento dovuto a sovrapposizione di fondelli di cartucce. In seguito, per completare il vero alzo Mansner, si installò questa tipologia di tacca di mira anteriore, regolabile con due viti contrapposte. Tu svita vite da una parte e avvita contro quell'altra per spostare deriva in maniera molto molto precisa. Cosa può dire ancora? Come avete detto prima, inizialmente qualche modello M28 è stato convertito in standard 2830 cambiando alzo soprattutto e mantenendo vecchie canne, tutto normale, perché dimensionalmente i fucili sono esattamente uguali, cambiano solo organi di mira e qualche altro piccolo particolare che adesso vediamo. Questo è un M2830 prodotto dalla Sako nel 1936. Ecco, vedete che su M28 non c'è indicazione di anno, non c'è indicazione di niente, solo simbolo ticca e simbolo guardia civile. Qua invece abbiamo simbolo della Sako. Finalmente gli M2830 costruiti da zero per primi hanno canna prodotta in Finlandia, a parte ovviamente i modelli ticca, che ticca ha fatto canna in Finlandia, ma molti pochi questi. Invece M2830 prodotti tutti canna Sako prodotta in Finlandia. M2830 avere anche qualche altro piccolo accorgimento come boccola che evita interferenze di legno con canna,
un po' come i modelli 1911 svizzeri, finlandesi molto copiato svizzeri in sviluppo di loro fucili nazionali. E altra cosa che abbiamo in 28 e M2830 è un miglioramento di grilletto. Grilletto avere precorsa, scatto molto netto, molto buono grilletto, molto buono, scatto molto dolce, molto leggero. Questo addirittura avere scatto quasi inferiore a 1,5 kg. Secondo stadio di grilletto avere scatto inferiore a 1,5 kg. E quindi io non poter usare in gare italiane. Invece questo possiamo vedere che anche questo ha questa sua lunga precorsa, ma poi secondo stadio di grilletto è nettissimo, molto bello, molto perfetto per sparare. Io adoro sparare con questo fucile, ce l'ho da poco, ma già innamorato. A questo punto cosa possiamo dire? La cosa forse più famosa che hanno questi fucili è il fatto di essere il fucile, soprattutto questa variante, il fucile usato dal grande Simo Eija, la Morte Bianca, grande eroe di Finlandia. E che fucile usava lui? Diciamo che esperti ancora un pochino dubbio, perché secondo alcuni, leggendo matricola, il suo fucile che usava in guerra, secondo matricola era un Mosin M2830 fatto da Saco in 1939. E quello che non torna da questa teoria è che lui avere questo fucile già da molto prima di 1939, quindi molto probabilmente si trattava di non matricola, ma bensì numero di distretto di guardia civile. Infatti il numero che lui aveva di servizio era un numero che rientrava perfettamente nel matricole della guardia di Viipuri, ovvero dove lui era di servizio. Quindi potrebbe essere che suo fucile in realtà fosse uno dei pochi M28 aggiornati allo standard M2830. Questo è supportato anche da alcune foto che sembra vedere luce in suo mirino, ma questo di preciso pare che non si saprà mai. Quello che è certo è che lui dopo guerra d'inverno, ricevette dalla Saco un M2830 che è ancora esposto in Finlandia in museo, di quelli cosiddetti commerciali, dove sul camera di cartuccia è scritto Saco Rimachi ed è modello chiamato commerciale perché usati per vendere a civili. Molti di questi comunque finirono a combattere in guardia civile e più tardi esercito in seconda guerra mondiale. Cosa possiamo ancora dire? Che sicuramente sono stati tra i fucili da combattimento, da guerra, più precisi di seconda guerra mondiale e di forse tutti i tempi. Sono Ferrari di arma da fanteria, sono armi incredibili. Io adoro queste armi, adoro M2830 e forse adoro ancora di più M28 perché mantiene una finitura originale, una pattina bellissima. Questo è uno dei più bei fucili che io abbia mai visto. Un'altra cosa molto interessante è vedere le cinghie. Ecco, prima che ci dimentichiamo, guardiamo cinghie. Cinghia di questo a boccola fibbia tonda, molto rara. Tutti e due hanno cinghia tenuta da anelli di cuoio su calcio e M2830 avere questa bellissima cinghia da tiro a 3 pezzi fatta per essere imbracciata in questa maniera, così tu metti braccio e tu puoi avere stabilità in mira, è perfetta per tiro, ottimo supporto di mira, ottima grande cinghia. Per quanto riguarda calibro invece specifiche
di canna leggermente diversi da M28, sia che fatti in Svizzera sia che fatti in Finlandia, a M2830. Per quale motivo? Calibro ovviamente sempre 762x54R, anzi 53R nella denominazione finlandese, avere colletto leggermente più corto, al lato pratico non cambiare niente. Canna di M28 ancora vecchia specifica tale e quale, ovvero canna praticamente calibro 30, perché 299 millesimi di pollice tra pieni e 309 millesimi di pollice tra vuoti, quindi vecchio standard finlandese. Più o meno un 30 un po' abbondante nei vuoti, ma noi carichiamo palle calibro 308, foratura 308 e andare come treno. Invece canna di M2830 è un vero e proprio 30, perché è 299 in pieni e 308 in vuoti, quindi è stessa identica foratura di 308. Al lato pratico mettiamo sempre palle 308 e noi andare sempre bene. Ovviamente questo no ce l'ha anche questo, tutti ricevuto modifica D. Modifica D è leggera apertura di cono di forzamento per poter camerare palle più lunghe. Fucili con modifica D, poter sparare anche cartucce con palla 311, quindi classica cartuccia russa. Ovviamente avendo canna più stretta le palle entrano, le palle vengono sparate, ma tu hai più rinculo e tu hai più riscaldamento di canna più in fretta, e generalmente forse a volte non vanno proprio benissimo come precisione, vanno meglio 308. Tu carica con tue mani 308 e tu va sempre bene. Allora, cosa dire? Abbiamo già detto entrambi i fucili spettacolari, spero che vedrete tante belle riprese, spero che vi piaceranno tanto, e io non vedo l'ora di fare video dove provare entrambi questi bei fucili. E io direi che ho detto tutto, e per stasera da Andreas Kukkinen è tutto. Ora io vado a letto e domani devo fare rally. Direi che, amici di SBAM, è stata una bella serata, è stato un piacere fare vedere voi questi fucili. Seguiteci su Instagram e se mettete like al canale. Buona serata!